Come va? Bentornati sul mio canale. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Oh, molto bene, faccio così perché è molto bene, perché questo è uno dei video più belli che faccio, mi piacciono di più perché una volta di fisso o due massimo, dipende poi da come funzionano le cose, vi elenco tutti i pagamenti da parte dell'INPS e dello Stato che arrivano in questo mese. Quindi è molto importante che vi prendete carta e penna o il calendario che avete, vi prendete il calendario, carta e penna e vi segnate tutte le date, perché oggi vediamo quando arriva la pensione, quando arriva la NASPI, il trattamento integrativo, assegno unico, assegno inclusione, assegno di qua, assegno là, tutto quanto. Poi lo sapete, come vi ho detto, man mano che ci sono degli aggiornamenti durante il mese, poi ve li dico man mano. Però prima ascolta quello che devo dirti. Qui sotto nella descrizione del video o se ti viene più comodo anche nella home page, quindi nella pagina principale del mio canale, sotto il mio nome, trovi un collegamento, come lo trovi anche qui sotto nella descrizione del video. Il collegamento al sito ufficiale. Il sito ufficiale. Tramite il mio sito puoi metterti in contatto con me, ricevere una casella PEC gratuita, entrare all'interno del mio eBay dove troverai le maglie ufficiali che ho utilizzato all'interno dei miei video. Quindi però te lo dico già, devi affrettarti perché di maglie ufficiali ce n'è solo una per tipo, quindi vanno a ruba. Quindi qui sotto in descrizione del video trovi il collegamento oppure direttamente in home page del mio canale. Bene, torniamo a noi. Partiamo subito con la più semplice, la NASPI. I pagamenti della NASPI partono presumibilmente con la data calda del 10 di questo mese e andranno avanti fino alla fine del mese, domeniche escluse. Ma questo vale comunque adesso e per tutti i pagamenti che poi ti dirò. Bonus Renzi su NASPI. I pagamenti del trattamento integrativo, bonus Renzi, chiamatelo come volete, io me lo sono ricordato così e lo dico così, dovrebbero arrivare già dalla prima metà di questo mese, quindi a partire dal giorno 13. Comunque lo ripeto nuovamente, giusto per chi si fosse iscritto per la prima volta al mio canale, o per chi mi segue, perché tanto chi mi segue già lo sa, i pagamenti del bonus Renzi andranno avanti fino alla fine del mese, mi raccomando, e ricordatevi anche, lo dico per tutti, quando non si riceve il bonus durante l'anno sarà poi possibile recuperarlo nella dichiarazione dei redditi 730 o modello unico redditi, ok? Che ovviamente si dovrà fare poi, ormai credo a sto punto, per chi l'ha già fatta il prossimo anno. Per i ritardatari c'è ancora un pochino di tempo, pochissimo, però segnatevelo, se non la prendete durante l'anno, il prossimo anno ve lo mettete lì e lo ricordate, e poi ve lo dovete ricordare. Assegno unico universale. Il pagamento è in arrivo tra la terza e la quarta settimana di questo mese, quindi ci sono due date da tenere a mente, due, che sono diverse tra di loro e sono comunque legate, attenzione, alla domanda e a eventuali variazioni del nucleo familiare. Attenzione, quindi i pagamenti saranno fatti in queste due date calde. Primo, nei giorni dal 20 in avanti del mese per tutti quelli che non hanno subito delle variazioni nel calcolo degli importi rispetto alla mensilità precedente. Secondo, dal 22 al 30 o 31, perché questo vale per tutti i mesi, per quelli che invece hanno subito variazioni negli importi percepiti, dovuti per esempio alla variazione dell'ISEE, composizione nucleo familiare, E tra l'altro dentro queste date di pagamento, di accredito, dovrebbero essere compresi anche gli arretrati dei mesi precedenti. E infine, sempre stando in argomento, ricordatevi che anche se è vero che dal 2023
il rinnovo di assegno unico è automatico, resta comunque obbligatorio per la famiglia rinnovare l'ISEE e comunicare eventuali variazioni che possono incidere anche sull'importo di eventuali maggiorazioni. Mi raccomando, siamo a ottobre, iniziate a preparare i documenti dell'ISEE che tra un paio di mesi bisognerà, novembre dice, tra 3 mesi diciamo, è ora poi di rinnovarlo e mi raccomando, non facciamo come quest'anno che poi è uscita gente, io l'ho rinnovato a febbraio e allora qui, là, su, giù, mi è saltato tutto. No, entro il 31 di gennaio, mi raccomando, io ve lo dico, poi fate voi, assegno di inclusione, vediamo un pochino le date calde di pagamento di questo mese. Per i vecchi percettori il prossimo pagamento della rata successiva alla prima, quindi ovviamente sono i vecchi, diciamo i vecchi percettori, sarà il 27 di ottobre. E ricordatevi che la presentazione della domanda all'INPS è solo il primo passaggio per poter ricevere il sussidio, perché oltre a fare la domanda bisogna anche iscriversi al sito internet che si chiama SISL, Salerno, Imola, Salerno, Livorno, per sottoscrivere il patto di attivazione digitale. SFL, supporto formazione lavoro, indennità. Questa indennità che viene pagata per il SFL abbiamo già visto che può arrivare ad avere parecchi ritardi. È sempre stato un paciocco. Questo lo sappiamo perché comunque nei mesi scorsi me l'avete scritto, molte persone manco hanno ricevuto i pagamenti, molti fanno difficoltà a iscriversi ai corsi, i corsi manco iniziano, i corsi manco ci sono, insomma, paciocchi su paciocchi. Però per quanto riguarda il pagamento di questo contributo da 500 euro, no, facciamo così, 500 euro, l'INPS chiarisce che saranno pagati in presenza di una domanda con esito accolta salvo ulteriori controlli, in presenza di un patto di servizio sottoscritto e solo in caso di effettiva partecipazione alle attività richieste, con tutte le varianti del caso. Quindi, pagamenti dicono che seguono queste date calde. Segnatevi. Primo, per le domande inviate all'INPS entro il 15 del mese e che soddisfano le condizioni entro la stessa data, il pagamento di norma viene fatto dal 27 dello stesso mese. Secondo, per le domande inviate nel corso del mese, ma che maturano le condizioni dopo il 15, ma entro lo stesso mese, il pagamento di norma viene fatto dal 15 del mese successivo. Ok? Se vi siete persi qualcosa o c'è qualcosa che non quadra, tornate un attimo indietro nel video e ve lo riascoltate. Bene, cassa integrazione. Chi sta aspettando i pagamenti della cassa integrazione, cassa in deroga, fondo artigianato o qualunque altro tipo di cassa integrazione pagata direttamente dall'INPS, deve controllare le date di accredito sul sito internet dell'INPS all'interno del proprio cassetto previdenziale. Qua di date è difficilissimo darne e quindi fate prima a guardarvele su internet. Pensioni. Allora, le pensioni di questo mese partono dal giorno 1, ovviamente quando uscirà questo video sono già partite e quindi vanno avanti, comunque a partire dal primo. Poi abbiamo la carta acquisti di ottobre. Questo mese non ci sarà il pagamento della carta acquisti perché questo mese non fa parte di quei mesi di pagamento che comunque vi ricordo, i mesi di pagamento sono sempre quelli dispari, non quelli pari. Attenzione anche qua che per tutti quelli che hanno richiesto la carta l'anno scorso in questo periodo e non ricevono più il pagamento, la durata della carta acquisti è di un anno, che inizia a partire dal primo accredito degli 80 euro e il rinnovo può essere fatto ogni anno, sempre che ci siano ancora i requisiti per richiederlo. L'unico problema è quello di gennaio, perché a gennaio si rinnova l'ISEE, carta acquisti è legata all'ISEE, di gennaio sarà un paciocco, ma di questo discorso poi ne parleremo poi a gennaio perché tanto
Adesso è inutile fasciarsi la testa per qualcosa che succederà tra 3 mesi. Per ultimo vediamo il reddito alimentare, che in teoria dal 2025, quindi da quest'anno, è ripartito il reddito alimentare, che adesso l'hanno chiamato Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti. Ti vedi come basta cambiare nome, sembra tutto normale, ma sempre di reddito alimentare stiamo parlando, no? E che praticamente è un fondo destinato alle famiglie che si trovano in gravi condizioni economiche, con un ISEE sotto i 15.000 euro, e dicono che serve per combattere lo spreco di cibo e aiutare coloro in situazioni di povertà assoluta. Ok? Però non credo siano soldi che vi danno in mano a voi, ma c'è tutto un discorso di associazioni, non associazioni, insomma. Non sto neanche a spiegarvelo, ok? Comunque lo scopo sarebbe quello di evitare di buttare circa, dicono, 230.000 tonnellate di cibo invenduto dalla grande distribuzione e aiutare almeno 3 milioni di italiani. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se qualcuno di voi ha sentito o conosce qualcuno che ha avuto accesso a questo reddito alimentare, perché qua tutto tace, nessuno dice niente, quindi sono curioso di sapere da voi se effettivamente sta funzionando oppure no. Così, a titolo puramente informativo. Bene, con questo è tutto, io vi ringrazio per avermi guardato, ricordatevi di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina, così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E ricordatevi che qui sotto in descrizione a questo video trovate il collegamento al mio sito, oppure trovate il collegamento anche nella pagina principale del mio canale. Sotto il mio nome c'è un collegamento, cliccate lì e da lì si parte. Io vi ringrazio e ci vediamo in un prossimo aggiornamento. A presto, ciao!